Ciao ragazzi, in questa lezione andiamo a svolgere insieme gli esercizi sugli insiemi e andiamo a vedere, dati l'insieme A e l'insieme B, qual è l'unione dei due insiemi, quindi l'insieme unione che scriveremo come A unito B e l'insieme intersezione tra A e B che scriviamo come A intersecato B. Vi metto qui in alto la scheda di riferimento per tutta la simbologia e le spiegazioni generiche sugli insiemi se dovete farne una ripassata. In primo luogo dobbiamo andare a leggere questo insieme A. Cosa contiene? L'insieme A, e sappiamo che gli insiemi si indicano tutti con lettera maiuscola, è costituito da x, quindi i valori di x appartenenti ad n, l'insieme dei numeri naturali, tale che questa stecchetta qui non è una i, è un tale che x sia minore di 8. Leggiamo anche il contenuto dell'insieme B. L'insieme B contiene x appartenenti all'insieme z, quindi numeri interi che vanno da meno infinito a più infinito, tale che x sia compreso tra meno 1 e 6 compreso. Ho disegnato 3 linee, per quale motivo? La prima è soltanto la linea dei numeri, mentre alla prima delle due rosse faremo corrispondere le x contenute nell'insieme A e alla seconda linea rossa faremo corrispondere le x contenute nell'insieme B. E andremo a mettere sulla linea dei numeri i numeri che vanno da meno 1 ad 8. Ecco allora, una volta che ho segnato i numeri, perché mi sono fermata da meno 1 a 8? Perché se consideriamo i due insiemi, il secondo insieme parte da meno 1, il primo insieme invece termina a meno 8. Rappresentiamo l'insieme A, che prevede soltanto i numeri naturali da 0 ad 8 non compreso, quindi i numeri naturali vanno da 0 all'infinito e nell'ambito dei numeri naturali posso prendere tutti i numeri fino all'8, ma l'8 è escluso. Quindi l'insieme A, che per caratteristica è scritto in questo modo, lo potremmo indicare per elencazione come l'insieme 0, 1 e così via fino a 7. L'8, poiché non è compreso, non devo considerarlo. L'insieme B invece parte da meno 1, quindi da qui, ma meno 1 non è compreso, quindi non posso considerarlo come appartenente all'insieme B e arriva fino al 6. Il 6 però è compreso, vedete? C'è la stanghetta di minore uguale. Per elencazione posso scrivere che l'insieme B è dato dai numeri 0, 1, 2 fino al 6. Andiamo quindi a valutare adesso l'insieme unione. L'insieme unione è l'insieme che raccoglie tutti i numeri appartenenti sia all'insieme A sia all'insieme B, non presi due volte. Quindi tutti gli elementi dei due insiemi comuni e non comuni una volta sola. Lo scrivo qui e lo scrivo per elencazione. Il meno 1 non è compreso, non posso considerarlo. Lo 0 invece è comune a tutte e due. Quindi prenderò dall'insieme B tutti i numeri che arrivano da 0 a 6 e dall'insieme A vado a prendere fino al 7. Quindi scriverò per caratteristica x appartenente soltanto ai numeri naturali, perché come vedete da 0 a 7 io non rientro più nell'insieme z che comprende anche i numeri interi negativi, ma semplicemente x appartenente ad n, tale che x sia compreso uguale 0, 7. L'insieme intersezione invece, che scriviamo come A intersecato B, vuole che io accetti soltanto i valori comuni a tutti e due gli insiemi. Valori comuni a tutti e due gli insiemi, se guardiamo come l'abbiamo trascritto qui per elencazione, vedremo che gli insiemi, i due insiemi, hanno in comune tutti i valori che vanno da 0 a 6. Il 7, che è qui, fa parte dell'insieme A ma non dell'insieme B. Lo 0 appartiene ad entrambi, il meno 1 no. A intersecato B
è un insieme con x appartenente ancora una volta all'insieme dei numeri naturali, tali che x sia compreso uguale da 0 a 6. Proviamo con un altro esercizio, stavolta a 3 insiemi. Eccoli qui. Abbiamo questi nostri 3 insiemi A, B e C. Ho scritto C con lettera minuscola, ragazzi, non me ne vogliate. Ecco qui, sono andata a correggere. Allora, proviamo a fare l'insieme A unito C e B intersecato C. A unito C. Cerchiamo di capire quali sono gli elementi dell'insieme A. Gli elementi dell'insieme A sono i numeri che vanno da 0 a 3 con il 3 compreso, lo 0 non compreso. Quindi l'insieme A è dato dai numeri 1, 2 e 3. L'insieme C è dato dagli elementi appartenenti ai numeri naturali, ma come vedete tutti e tre gli insiemi hanno elementi appartenenti ad n. X è compreso tra 5 e 17, con il 17 compreso il 5 no. Quindi proviamo a scriverlo per elencazione, però è un po' lungo. Diremo che l'insieme C comprende i numeri che vanno da 6, metto i puntini sospensivi, fino a 17. Lavoriamo su questa domanda. A unito C. Dobbiamo prendere gli elementi comuni e non comuni dei due insiemi una volta soltanto. Ritorniamo sulla linea dei numeri. Come vedete l'insieme A parte dal numero 1, l'insieme C termina a 17, quindi sulla linea dei numeri dovrò mettere tutti i numeri da 1 a 17. Una volta allestita più o meno la linea dei numeri, l'insieme A contiene i numeri 1, 2, 3, quindi va da qui a qui. L'insieme C va da 6 a 17. Quindi tutta questa parte qui di linea. L'insieme unione è l'insieme dei numeri 1, 2, 3, 6, 7 e così via fino a 17. Vedete che è un insieme a cui mancano questi due numeri qui. Il 4 e il 5 non sono compresi nell'insieme unione. Volendolo scrivere per caratteristiche, andremo a dire che A unito C è l'insieme delle x appartenenti ad n tale che x sia compreso uguale tra 1 e 3 unito all'intervallo di x che va da 6 a 17. Proviamo a rispondere al secondo quesito. B intersecato C. Eliminiamo un attimo dal grafico l'insieme C e al suo posto sostituiamo l'insieme B. L'insieme B è l'insieme dei numeri maggiori di 10 e minori di 4. I numeri maggiori di 10 sono tutti, non posso scriverli per elencazione, sono i numeri che vanno da 11 fino a più infinito, poiché 10 non è compreso ed è un insieme che è illimitato superiormente, quindi non posso scriverlo per elencazione, potrò soltanto limitarmi a dire che è per ogni x maggiore di 10, maggiore e non uguale. X minore o uguale di 4 invece posso scriverlo, poiché mi sto muovendo nell'insieme dei numeri naturali, quindi 0, 1, 2, 3 e 4 posso scriverli. Dopodiché dovrò indicare l'unione x maggiore di 10, credo di essere uscita fuori dai margini possibili. Come andiamo quindi a creare l'insieme intersezione tra B e C? Togliamo anche qui A e mettiamo C. Ho sbagliato in pratica. Quindi rappresentiamo l'insieme C. L'insieme C è dato da tutti i numeri che vanno da 6 a 17, poiché era 5 non compreso, quindi da 6 a 17 compreso sono tutti i numeri che appartengono all'insieme C. L'insieme B invece vuole tutti i numeri minori uguali a 4, quindi andiamo da 0 a 4, ci manca lo 0 sulla linea dei numeri, ok, lo facciamo partire da qui, da 0 a 4. E poi abbiamo tutti i numeri maggiori di 10. 10 non lo consideriamo e partiamo da 11 in poi. Ovviamente l'insieme B continua fino all'infinito,
ma noi dobbiamo valutare soltanto l'intersezione stavolta tra i due insiemi. Quindi quali valori hanno in comune, quanti elementi e quali elementi hanno in comune l'insieme B e l'insieme C. Andiamo a vedere dove si sovrappongono le linee nere. Le linee nere si sovrappongono dall'11 fino al 17. Questi primi numeri dell'insieme B non sono condivisi con C, quindi non possiamo accettarli. I numeri di C, gli elementi di C che vanno da 6 a 10 non possiamo considerarli perché non appartengono anche all'insieme B. L'insieme B poi ha numeri infiniti, ma in comune con l'insieme C ha quelli che vanno da 11 a 17. Quindi scriveremo che B intersecato C sono tutti numeri che vanno da 11 a 17. Riscriviamolo in quest'altro modo: sono i numeri, gli elementi appartenenti ad n tale che x sia compreso uguale 11, 17. Con questi esercizi per oggi vi saluto. Se avete bisogno di altro tipo di esercitazione anche un po' più complessa, la faremo nei prossimi video. Per qualunque domanda contattatemi pure qui sotto nei commenti o nel direct di Instagram e provvederemo a fare dei video personalizzati per le vostre richieste specifiche. Alla prossima ragazzi!